Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Come potrete intuire dal video e dal mio abbigliamento, oggi vi parlerò del mio matrimonio. Ovviamente chi mi segue su Instagram ha già visto le foto e ne metterò altre. E nel video di settimana scorsa vi parlavo dei preparativi e invece oggi vi parlerò proprio della giornata. Mi dispiace per non avervelo detto prima, ma sono un po' scaramantica su queste cose, nel senso che mi viene l'ansia che se lo dico succede qualcosa, quindi non volevo dirlo, e però adesso sono contenta di comunicarvelo. Sono una signora, ufficialmente una signora. Ho preso la fede dello stesso colore dell'anello di fidanzamento, così li posso mettere assieme. E questo era il mio vestito che l'ho messo per voi questa sera. È tutto sgualcito e rovinato, ma volevo un po' farvelo vedere nel video. Questo è il velo. Comunque poi nelle foto si vede meglio. Quindi se siete approdati per la prima volta su questo canale, avete beccato un video bello impegnato e benvenuti, mentre per tutti voi che già mi conoscete e mi seguite, bentornati. E inizio diciamo un po' il racconto. Intanto sto ovviamente sudando perché fa caldissimo e domani mi vado a tagliare i capelli, però mi tolgo il velo se per voi va bene perché fa caldo. Da dove inizio? C'ho tutti i papier. Ok, da dove inizio? Allora, la proposta di matrimonio in realtà me l'aspettavo perché vabbè, comunque se ne era parlato, quindi me l'aspettavo, e mi è stata fatta a Ferrara perché mio marito è di Ferrara e me l'ha fatta in una adesso non ricordo il nome, ma è una piazzetta che a lui piace molto, che sopra è aperta, quindi è molto molto carina. Se riesco appunto vi metto la foto della piazza. E me l'ha fatta a, ovviamente c'è Harry, il mio porcellino d'India che fa il matto, e me l'ha fatta a dicembre 2024, e durante la proposta io sono anche caduta perché un po' me l'aspettavo e mi sono accorta che stava tirando fuori l'anello di fidanzamento e quindi io non volevo che lui vedesse che io stavo guardando, quindi ho iniziato tipo a far finta di guardare in giro, guardavo l'albero di Natale che c'era in questa piazza e sono caduta tipo in un fosso, e quindi alla fine io ero inginocchiata e lui ha tirato fuori l'anello, quindi una storia un po' così divertente. E in tutto ciò, dato che io sono una persona poco paziente, ho voluto organizzare tutto in 6 mesi, quindi ho organizzato tutto per il 27 giugno, che è il giorno in cui mi sono sposata, venerdì 27 giugno. Non ci si sposa di venerdì, qualcuno dice, ma in teoria c'è questo che mi ha detto mia nonna, questo detto: venerdì non ci si sposa e non si parte, no, tipo
martedì e venerdì non ci si può, vabbè, è un detto, adesso non mi viene, e però comunque appena mi hanno detto che c'è la prima chiesa disponibile nel mio paese, l'ho presa. Mi sono sposata in chiesa anche perché alle nostre nonne, per le nostre nonne era molto importante, ci tenevano molto. Mia nonna ha minacciato, cioè qualsiasi cosa, e quindi mi sono subito iscritta al corso prematrimoniale, che è stato molto molto lungo, e poi ho prenotato subito la chiesa e la location. Allora, io ovviamente, aspettandomi una proposta di matrimonio, avevo già guardato le location e ne avevo trovata una che adoravo. Sapevo di volermi sposare in un castello, e così sono riuscita appunto a trovare questo castello meraviglioso a Cassano d'Adda. È il castello visconteo di Cassano d'Adda ed è una location stupenda. Poi vi metterò appunto le foto, ma comunque se andate su internet lo trovate. E dal momento che tutti gli amici e i parenti di mio marito sono di Ferrara, abbiamo preso anche le camere a tutti, e le camere erano stupende perché ci siamo fermati anche noi la notte e sono bellissime. Il posto è stupendo, proprio sopra il fiume Adda, a strapiombo sul fiume, bellissimo. Quindi anche lì ho fermato subito la location. Mentre per il vestito mia nonna è stata la prima commessa delle Spose di Joe, che è un negozio molto molto bello di abiti da sposa, e hanno un negozio a Monza, e appunto mia nonna, essendo stata la prima commessa di quel negozio, insomma vuole che ogni volta che qualcuno della famiglia si sposa vuole farci prendere l'abito da sposa lì, anche perché abbiamo degli sconti ovviamente. E quindi ho preso questo abito meraviglioso in questo negozio che si chiama Le Spose di Joe, e non lo volevo, sapevo già di non volerlo bianco ma rosa antico. Questo in realtà è un cipria, e poi ovviamente da seduta non si vede bene, ed è bellissimo. È stato il primo che ho indossato, e era bianco quando l'ho indossato, ma l'ho richiesto poi io rosa. E, e diciamo che il primo che ho visto, sapevo già che l'avrei voluto con le maniche così, e sapevo già che l'avrei voluto lungo con lo strascico da principessa, e quindi è stato amore a prima vista. E dietro c'è un fiocco anche molto molto principesco, bellissimo bellissimo, poi vedrete le foto. Quindi poi ho iniziato a organizzare tutto il resto, e quindi è davvero complicato organizzare un matrimonio se non si vuole spendere tanto. Noi abbiamo voluto fare tantissime cose da soli, quindi se vedete anche il video di settimana scorsa che è in inglese, ma comunque si capisce più o meno, abbiamo fatto noi il centro tavola. Quindi abbiamo comprato noi questi vasi a forma, alcuni di rana,
alcuni di lumaca, e poi un giorno prima del matrimonio sono andata a prendere delle piantine da metterci dentro, e la ragazza del castello visconteo che mi ha aiutato ad organizzare il matrimonio, che si chiama Camilla, mi ha poi travasato lei i vasetti dentro i centrotavola, quindi è stata molto molto carina, perché poteva anche non farlo, però diciamo che effettivamente era più carino vedere il vasetto travasato piuttosto che, cioè la pianta travasata, piuttosto che vedere il vasetto che usciva fuori dal portafiori. Quindi è stata molto carina. E poi abbiamo fatto anche noi il famoso tableau mariage o tableau de mariage. Praticamente è la tela dove si dovrebbero vedere, dove si devono sedere i vari ospiti. L'ha fatta mio marito, l'ha disegnata mio marito, e come diciamo a tema abbiamo usato le ship dei vari telefilm, manga e film. Quindi c'era Everlark, che è Katniss Everdeen e Pita Mellark, c'era Sterek, che è Styles e Derek di Teen Wolf, c'era Spuffy, che è Spike e Buffy di Buffy. Quindi diciamo che ogni tavolo era una ship diversa, e anche quello l'abbiamo fatto noi. Le bomboniere invece le abbiamo fatte alcune della Lega del Filo d'Oro, quelle proprio del matrimonio, mentre invece per i non invitati abbiamo preso noi i sacchettini e abbiamo messo noi dentro i confetti. E gli invitati eravamo in 55 più o meno, quindi non pochi ma neanche tantissimi. E poi di bomboniera abbiamo fatto anche delle pergamene con una frase che ci piaceva, e delle chiavi apri bottiglie che abbiamo visto su Shein. E poi in realtà ogni tavolo poteva portarsi a casa sia il centro tavola sia una parte, perché abbiamo messo dentro i vasi delle piante aromatiche, quindi chi voleva poteva appunto prendersi un rametto di rosmarino, un po' di menta, eccetera eccetera. Quindi in realtà si poteva prendere, ecco, portare a casa una parte del centro tavola, e penso che sia una cosa molto molto carina. Invece per i fiori non abbiamo speso tanto. Ho fatto il minimo indispensabile, quindi 2 composizioni di fiori da mettere di fianco all'altare, e il bouquet che ho detto che non era per un matrimonio, ho detto che era per un saggio di danza, perché se dici la parola matrimonio ti spellano viva. Quindi ho chiesto un bouquet per un saggio di danza rosa, e quindi e comunque ho pagato tanto, perché per il bouquet e 2 composizioni di fiori ho speso 300 euro. Io mi immagino quando spende chi fa la chiesa piena di fiori, la location piena di fiori, cioè per queste 3 cose ho speso 300 euro, rendiamoci conto. E che poi il bouquet in realtà non l'ho lanciato a caso, ma l'ho lanciato, ma ho fatto un discorso e poi l'ho lanciato a Camilla, la mia amica, quella che conoscete, Camilla, sperando di portarle fortuna. E poi se mi viene in mente qualcosa durante il racconto ve la dico. Come vedete sono entrata in mood diarrea verbale, perché non sono capace di raccontarvi le cose piano, quindi ve le sto vomitando addosso. E allora l'ingresso no, i miei genitori, soprattutto mio papà, voleva noleggiare la macchina, cafonata assurda, e quindi abbiamo noleggiato questa macchina stupenda
vi metto la foto perché non me ne intendo e non mi ricordo il modello, ma è la macchina di Elvis Presley, tipo stupenda, azzurra. Quindi siamo partiti da casa e siamo andati fino in chiesa con la macchina e con me in macchina c'erano mia nipote, che era la paggetta che ha lanciato i fiori all'ingresso in chiesa, mio papà che mi ha accompagnato all'altare e mia sorella che doveva aiutarmi a mettermi l'abito. Aspettate, come mal di schiena. E però sono arrivata davanti alla chiesa e, e io mi aspettavo tipo che le porte fossero chiuse e di entrare tipo entrata in scena, invece la macchina si è fermata davanti alla chiesa e le porte erano aperte, quindi tutti si sono girati a fissarmi e io dovevo ancora mettermi il velo, sistemarmi il vestito. Ansia totale. Sono entrata poi in chiesa, mi hanno detto che ho fatto la navata velocissima, infatti c'è un video in cui tipo mio papà cerca di trascinarmi indietro e io ho fatto velocissima e un mio amico mi ha suonato una specie di marcia nuziale scritta da lui, quindi sono entrata con questa canzone stupenda che per fortuna avevo già ascoltato perché in realtà in quel momento non l'ho sentita e è stato, cioè non capivo niente anche quando sono uscita dalla chiesa, che c'erano tutti che lanciavano i petali e ovviamente ti vogliono parlare, fare le congratulazioni. Io ero stra in ansia e non ho capito niente di quello che stava succedendo. Poi andare dalla chiesa al ristorante, panico perché la macchina era aperta sopra e la mia pettinatura, cioè c'era un sacco di vento e quindi i capelli sono andati tutti a farsi fottere, quindi dopo mezz'ora in macchina ovviamente il mio ragazzo fa andare le tapparelle e appena arrivati al castello non ho fatto tipo in tempo a mangiare praticamente nulla, che i fotografi ci hanno trascinato a fare le foto sulla riva dell'Adda e è stato orribile perché ero in ansia perché non avevo ancora salutato tutti, faceva caldo, caldo, non so se vabbè, non so da dove mi ascoltate, ma vi assicuro che c'erano tipo 33 gradi, se non di più. Avevo fame, non so se l'ho già detto, e avevo i tacchi, quindi mi continuavano ad affondare cioè nel fango, nella riva del fiume, e il mio vestito, che è fatto a strati di organza o come cavolo si chiama, non so se vedete, ha raccolto, è diventato la casa di tantissimi insetti e animaletti vari, quindi sembravo tipo la strega della foresta. Avevo tutti gli strati del vestito pieni di formichine, zanzare, ragni. Io cercavo di dire a questi fotografi che non volevo, cioè che mi ero rotta di fare ste foto, però non mi ascoltavano e infatti poi non abbiamo più fatto neanche le foto di gruppo perché mi sono un po' triggerata e gli ho detto che volevo salire e non volevo più fare foto, e perché loro hanno detto ma le foto devi farlo finché siete tutti ancora sistemati. Io invece ho preferito, cioè, che loro facessero le foto durante la festa anche a caso e come venivano anche se non eravamo a posto, quindi spero che si vedano, cioè notate il caldo raga di Milano, e quindi io spero che si vedano più o meno tutti i parenti, perché effettivamente poi mi sono rifiutata di mettermi in posa per fare altre foto, però ho pensato a divertirmi e a godermi la giornata, non volevo fare,
cioè passare il tempo a fare le foto, perché quando poi sono arrivata, dopo che gli altri hanno fatto l'aperitivo, volevo proprio godermi insieme a tutti questo matrimonio e non volevo costringere la gente a fare le foto e, e quindi niente, magari me ne pentirò perché non avrò delle belle foto, però al momento me la sono sentita così, speriamo di non pentirmene. E, e dopodiché, premessa, io ho uno scheletro nell'armadio che pochi sanno, io e mia mamma siamo legate da una passione comune che in realtà è la nostra passione perché è una cosa che ci legano e ci fa comunicare anche se non abitiamo più assieme quotidianamente, è proprio qualcosa che ci lega, è una cosa carina che ci lega, siamo appassionate di uomini e donne, che lo so che è considerato da tantissimi un programma deficiente, a me non interessa, è un programma che mi piace tantissimo, mi fa morire da ridere e a me fa anche piangere, ovviamente non sempre, ma non so, a me piace tantissimo come programma, mi piace che sia per tante cose irriverente, perché osano ancora magari dire delle cose che adesso sembra strano sentire o fare dei discorsi assurdi che dici ma cosa stai dicendo, però mi fa ridere, ecco, nella sua cafonaggine, nella sua tresciaggine, a me fa ridere, mi fa stare bene e poi lo commento tutti i giorni con mia mamma, quindi per me Uomini e Donne è un appuntamento imperdibile e guardo sempre le repliche, quindi non so se avete idea, ma in questo programma c'è un parterre femminile e un parterre maschile per quanto riguarda il trono, diciamo per quanto riguarda i partecipanti che hanno più di 30 anni, che arrivano anche a 80-90 anni, mentre i giovani hanno praticamente una persona che può essere una donna o un uomo che conoscono varie donne o vari uomini e poi scelgono una persona con cui provare a avere una relazione all'esterno del programma. E quando si fa questa scelta c'è sempre, ci si scambia tipo delle promesse a vicenda e poi scendono i petali rossi e si balla una canzone. Io ho sempre voluto fare questa cosa, cioè l'ho sempre vista tipo wow, io il mio matrimonio voglio fare la scelta di uomini e donne e signori e signore ho fatto la scelta di uomini e donne al mio matrimonio perché volevo scambiarmi le promesse, quelle diciamo più formali e più divertenti e quindi alla fine delle promesse mi hanno fatto partire una canzone per il primo ballo e avevo distribuito a tutti i partecipanti al matrimonio, a tutti gli invitati, dei cannoni sparapetali e quindi mentre ballavamo, che secondo me sta foto io spero sia venuta bene perché ci tengo, sono scesi tutti i petali rossi mentre noi ballavamo, c'era secondo me, boh, non lo so, è stata tipo la parte più emozionante perché ci tenevo tantissimo e mal di schiena. Così intanto vi faccio vedere il vestito perché ho messo il microfono troppo spostato in là e non mi posso appoggiare. Aspettate, mi riposo un attimo. Sì, perché ovviamente in tutto ciò sono distrutta. Mi è anche venuto il ciclo, qualsiasi cosa è successa. Eccomi. E quindi niente, dopo aver fatto le promesse mi sono tranquillizzata, mi è passata un po' l'ansia e abbiamo iniziato a bere, a divertirci con tutti gli amici e alla fine mi sta chiamando mio nonno. Okay. E alla fine
siamo andati avanti fino a mezzanotte a cantare. Ah, ecco, poi c'era una band bravissima che si chiamano i Blow, che li seguo su Instagram, quindi se andate sui miei seguiti li trovate. E poi ha cantato la mia capa Irene, la mia ex capa Irene, che sa cantare, e hanno suonato altri miei amici. E c'era il mio amico Giovanni, che è il ragazzo, quello che suona il sax e il clarinetto dei Patagarri, che ha suonato appunto il sax, mentre suo fratello Francesco ha suonato la chitarra. E poi siamo andati avanti tutta la sera a cantare appunto le sigle stupide tipo dei Cesaroni, degli Street Shark, di Mermaid Melody, di Evangelion, la sigla di Amtaro. Siamo andati avanti a fare il karaoke. E poi, dato che era appunto anche il compleanno di questi miei amici gemelli, Francesco e Giovanni, siamo andati poi sulla riva del fiume Adda, che è pieno di localini, abbiamo scoperto, e abbiamo anche festeggiato il loro compleanno. E poi siamo ritornati in hotel, che c'erano appunto le camere pronte, e magari altri dettagli, se mi vengono in mente, ve li dirò in qualche video di grattini che arriveranno. E perché adesso sono tipo appunto in diarrea verbale, perché vi voglio raccontare tutto, ma è impossibile che io mi ricordi tutto. E quindi la mattina dopo abbiamo fatto colazione tutti assieme, quindi è stato bellissimo. E boh, sono contenta. Come vedete io piango perché queste cose mi fanno piangere, ma sono contenta che nonostante io fossi piena d'ansia mi sia riuscita a godere il matrimonio lucidamente, perché ho bevuto, ma cioè non che dici non capisco cosa succede, quindi sono contenta. E è stato davvero bello, e quindi mi andava davvero tanto di condividerlo con voi. E ancora scusate se non ve l'ho detto prima, anche se comunque un po' si capiva, ma cioè, volevo tenermelo fino all'ultimo, ma tranquilli che vi condivido un bel po' di foto e di video. E pensavo uscisse molto più lungo questo video. Se avessi parlato con un tono di voce normale sarebbe sicuramente durato di più, ma ormai mi conoscete. Ops. E, e niente, spero che questo racconto vi sia piaciuto. E niente, tanta gente mega contro i matrimoni. Io capisco le motivazioni di tante persone che sono contro i matrimoni, però cioè, secondo me non ha senso dirlo, perché tanta gente, io gli dicevo mi sposo e mi dicevano ma ci hai pensato bene, ma poi te ne penti, cioè nel senso, ognuno, cioè, ci sta a avere la propria opinione, però cioè finché io non ti chiedo per favore dimmi la tua opinione, ecco, te la puoi anche tenere per te. Cioè, io sono poi una persona mega acida, mega cinica, però cioè, a me sposarsi non mi sembra una cosa così terribile se uno lo fa perché è convinto, però non lo so, io comunque per ora sono contenta, mi sono divertita, è stato un momento di unione tra amici e familiari importanti, e io sono diventata una signora e, e niente, domani mi taglio i capelli, quindi secondo me vedrete prima le mie foto con i capelli tagliati, che sicuramente le